Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un'automobile che ha contribuito a consolidare la mia passione per il Made in Japan, la Honda S2000. Se vi state chiedendo perché Honda e perché S2000, innanzitutto perché dal momento in cui è uscita sul grande schermo con il film Fast and Furious, diciamo è stato un po' il sogno di quando ero bimbetto. E poi perché mi sono detto, in un'epoca in cui i propulsori sovralimentati regnano sovrani, perché non comprare quell'automobile sotto al cofano monte 2000 VTEC Honda aspirato? Prima di farvi assaporare appieno quello che è questo capolavoro nipponico, vorrei darvi alcune informazioni. Fu lanciata nel 98 in occasione del 50° anniversario di casa Honda. Fu progettata sfruttando le conoscenze acquisite nel campo delle corse automobilistiche e ne fa da esempio il cruscotto ispirato alla mitica McLaren Honda di Ayrton Senna. Come ho detto in precedenza, il motore è un 2 litri aspirato a fasatura variabile, la quale agisce sia sulle valvole di scarico che sulle valvole di aspirazione, il che gli permette al motore di sprigionare una potenza massima di 240 cavalli o una coppia di 204 Nm al regime di 7500 giri. Il motore ha il limitatore che stacca a 9150 giri. Per quanto riguarda le sospensioni, sono rigorosamente indipendenti a bracci trasversali. Detto questo, non mi rimane altro che portarvi a fare un giro. Questa versione di S2000 è il restyling del 2004, rispetto alla versione precedente Honda fa alcuni accorgimenti. Dal punto di vista estetico vengono sostituiti i paraurti, sia l'anteriore che il posteriore, vengono rivisti i gruppi ottici, vengono cambiati i sedili e qualche altro particolare del cruscotto. Per quanto riguarda le modifiche tecniche, Honda risolve qualche problemino che aveva manifestato il motore della vecchia versione. Vengono sostituiti i ceppi che da 16 pollici passano a 17 pollici e vengono riviste le carature delle sospensioni. Quello che mi ha colpito dell'S2000, innanzitutto il gruppo motore cambio. Partendo dal primo, il 2000 VTEC, nonostante abbia avuto qualche critica perché accusato di troppa fiacchezza sotto i 6000 giri, secondo me Honda ha voluto dare di proposito questa impronta, dando la possibilità a chi la guida di avere due motori in uno. Il primo che va da 1000 a 6000 giri, l'altro che letteralmente esplode da 6500 giri fino al limitatore che stacca a 9150 giri. Questo permette all'autovettura di poter essere guidata tutti i giorni, come sto facendo io da quando l'ho comprato e sto andando tutti i giorni a lavorare. E nel momento in cui ci si vuole divertire, basta scalare una marcia e il motore si fa sentire. Posso dire che guidandola ci si rende conto di quali sono i reali pregi del VTEC. L'altro pregio, come ho detto in precedenza, è il cambio preciso, diretto. Come stavo dicendo,
L'altro pregio è il cambio, preciso, diretto, le marce si inseriscono quasi da sole, basta un semplice movimento dell'avambraccio e le marce come se entrassero da sole. Non c'è solo questo, l'anteriore è preciso, soprattutto in inserimento. La macchina fa quello che chi la guida richiede. Se proprio devo essere pignolo, trovare una punta a quello che è l'assetto di questa macchina, il posteriore, soprattutto nella guida veloce, lamenta essere un gocciolino morbido, soprattutto quando si dice, quando si vuole spingere. Effettivamente Honda da questo punto di vista poteva fare un lavoro un po' meglio. Questa S2000 è completamente originale, l'unica cosa che io ho sostituito sono stati i finali di scarico, ma solo esclusivamente per fare un po' di rumore, anche perché secondo me una macchina del genere deve far casino. E ho riverniciato i cerchi, anche perché il vecchio proprietario probabilmente era un fan dei marciapiedi, quindi a me non è una cosa che fa impazzire avere la macchina con i cerchioni graffiati, quindi li ho plastidippati. Che mi fa emozionare dopo aver cambiato lo scarico è nei momenti in cui, tipo questo, ci si trova in una galleria e si dà una bella accelerata, il sound che ne viene fuori è una cosa inspiegabile, a me mi fa impazzire. E l'altra cosa che mi fa impazzire è il fatto che quando ci sta qualcuno davanti, le reazioni che hanno chi ha la guida dell'auto davanti sono alquanto bizzarre, anche perché la gente comincia a guardare un po' a destra e a sinistra perché non riesce a comprendere cosa è che sta arrivando. Questa è una delle cose che mi fa davvero divertire, sì. È un po' una cosa strana, cioè un po' da ammalati, però purtroppo chi è amante delle macchine sportive ne tira fuori un po' una malattia e io purtroppo ho questo male, sì. È arrivato il momento di tirare le somme su tutto quello che vi ho fatto vedere nel video. L'S2000 è una macchina concepita per far divertire chi la guida in qualsiasi situazione. È un'auto che unisce un insieme di componenti di altissimo livello messi insieme da una progettazione all'avanguardia per quelli che erano i canoni dell'epoca. Vi ricordo che la macchina è stata lanciata nel 98, quindi sono già passati 21 anni. Se mi doveste chiedere se consigli l'acquisto della S2000, vi dico assolutamente sì. I punti a suo favore sono innumerevoli, ovviamente ci sono anche dei punti a suo sfavore. Partendo dalla quotazione di mercato attuale che ci si aggira intorno ai 20-25 mila euro, che comunque è elevata considerando che la macchina ha già più di 20 anni. Oltre a questo vi dico, nel momento in cui decidiate di acquistare questa macchina è importantissimo che chi ve la vende vi garantisca che i tagliandi siano stati fatti in maniera regolare. Io raccomando un chilometraggio tra tagliando e tagliando non superiore ai 10.000 km. Tenete presente che io faccio il tagliando a questa ogni 7-8 mila km. La manutenzione non è particolarmente eccessiva, anche se i pezzi di ricambio originali Honda hanno un prezzo di listino particolarmente elevato. Per quanto riguarda gli altri costi di gestione è da fare una precisazione sul passaggio di proprietà, che secondo me è un furto autorizzato, ci vuole più o meno 1 migliaio d'euro. Cavalleria ce n'è tanta, 240 cavalli comportano un bollo
intorno ai 600 euro e l'assicurazione non costa più di tanto, ad essere onesto, e i consumi sono elevati. Ovviamente 240 cavalli quando si spingono hanno sete, come si suol dire, ci vuole il benzinaio e ci rincorre sempre dietro. Con questo ho terminato, credo di avervi detto tutto quello che c'era da dire sulla S2000, spero di essere stato il più interessante possibile, mi auguro che ci commentiate numerosi, sono ben accetti sia i commenti positivi che quelli negativi, soprattutto quest'ultimi che ci aiutano a crescere e a migliorare per la realizzazione dei prossimi video. Vi mando un saluto, ci vediamo presto, ciao!